Allora, nonostante diciamo io abbia una radice e nonostante diciamo l'argomento della mia radice sia oggettivamente più brutto rispetto a quello degli esercizi precedenti, io devo comunque continuare a seguire la regola delle radici, cioè le radici pari cosa vogliono? Vogliono che tutto il mio argomento sia maggiore o uguale di 0. Quindi io devo letteralmente prendere tutta la frazione e imporla maggiore o uguale di 0. Quindi io devo studiarmi questa cosa qui. Ok, come faccio? Beh, questa è una molto basilare, c'è un trucchetto per risolverla immediatamente che è questo. Vado a pensare a cos'è che annulla il denominatore. Il denominatore è sicuramente annullato da x uguale a meno 2, perché considero semplicemente l'opposto di quello che c'è di fianco alla x. Per quanto riguarda il numeratore, quando ti fai l'occhio lo riconosci al volo, sarà invece un terzo, quindi qui è x uguale a un terzo. Ok, comunque consideriamo che magari uno non è allenato, allora che cosa fa? Semplicemente va a imporre l'equazione, cioè dice 3x meno 1 uguale a 0, 3x uguale a 1, x uguale a un terzo, e la trova così manualmente. Ok, per quanto riguarda il numeratore varrà l'uguaglianza, per quanto riguarda il denominatore invece varrà che bisogna essere diverso da 0, perché il denominatore non si può mai annullare. Allora qual è il trucco di cui parlavo? Semplicemente vado a guardare il maggiore uguale e questo automaticamente mi suggerisce che le soluzioni sono esterne, quindi vuol dire che sarà x minore di meno 2 oppure x maggiore o uguale di un terzo. Questa è la condizione che mi dà semplicemente il maggiore uguale di quello strumento. Questo ti abituerai a farlo dopo molti esercizi magari. Ti faccio invece i passaggi standard adesso, che sono quelli che farebbe chiunque. Cioè si va a prendere, ripeto, il 3x meno 1, che è la nostra prima condizione, in realtà in questo caso la possiamo chiamare numeratore, e lo vado a imporre maggiore o uguale di 0. Quindi se seguo i vari passaggi ottengo 3x maggiore o uguale di 1, ossia x maggiore o uguale di un terzo. Se vado a prendere il mio denominatore, che ripeto non si può annullare, dico ok, x più 2 deve essere maggiore strettamente di 0, il che vuol dire x maggiore di meno 2. Quindi le mie due condizioni saranno esattamente queste. Ora sono costretto a crearmi un grafico dove metto il valore di meno 2 e il valore di un terzo. Ok, qui andrò a mettere il valore del mio numeratore. Il mio numeratore mi dice ok, vai dopo un terzo. Da notare che rispetto all'esercizio che abbiamo svolto precedentemente non è un grafico di sistema questo, ma un grafico di segno, quindi dovrò mettere le linee tratteggiate. L'altra mi dice x maggiore di meno 2, quindi questo è quello che mi dice il denominatore, e vado dopo meno 2. Ok, a questo punto faccio lo studio del segno, quindi qui mi viene più, qui mi viene meno, qui mi viene più, e dovrò andare a prendere il più. Perché? Perché nella mia disuguaglianza c'è sempre il maggiore o uguale di 0 e quindi sono costretto a scegliere il più. Che vuol dire questa cosa se la vado a tradurre? Che la mia soluzione adesso si troverà da questa parte e da questa parte, ma devo fare attenzione anche ad un'altra cosa, cioè devo fare attenzione al fatto che appunto il denominatore andava ad escludere il mio valore, quindi qui io non ho alcun valore da considerare perché è il denominatore stesso che andava ad escludermelo, mentre qui il numeratore mi dice ok, questo valore è incluso e allora sono pronto per dare la soluzione, ossia x minore di meno 2 oppure x maggiore di un terzo. Però come ho spiegato prima, questa è la versione più lunga che possa esistere di questo esercizio, sei costretto a farti un grafico, a fare tante discussioni. Invece io qui ho risolto istantaneamente la cosa dicendo ok, mi trovo quelli che sono i punti critici della mia situazione, cioè il valore per cui viene annullato il numeratore, il valore per cui viene annullato il denominatore, e poi il maggiore uguale mi dà direttamente le soluzioni esterne. Quindi magari la prima volta ancora sembra una cosa così magica
ed ostica la seconda volta pure, eccetera. Poi pian piano che uno fa sempre questo lavoro si convince del fatto che questa è la strada più corta per studiare questo tipo di disequazioni fratte.